Sono Giorgio Ravasio, presidente dell'Associazione Crespi d'Adda e direttore scientifico del Museo Partecipato di Crespi. Crespi d'Adda è un villaggio operaio ideato e costruito da un imprenditore cotoniero di Busto Arsizio che si chiamava Cristoforo Benigno Crespi tra il 1878 e il 1929. È un epilogo di 50 anni di storia cotoniera, quello di Crespi, nato su un territorio pressoché boschivo e completamente disabitato, che in 50 anni, tra alterne fortune imprenditoriali, diventa quello che oggi è visibile, ossia un paese dalle architetture solenni e maestose, tutt'oggi abitato, che dal 1929 ha visto un lento ma graduale ma inarrestabile declino che ha portato il cotonificio a chiudere nel 2003. A latere di questo declino industriale è nata una sorta di manifattura del pensiero, ossia attraverso la cultura. A partire dagli anni 90 Crespi d'Adda si è rigenerato, ha acquisito un nuovo valore agli occhi dei cittadini e anche del mondo attraverso l'iscrizione nella World Heritage List dell'UNESCO nel 1995 e è diventato una meta attrattiva per turisti italiani e non solo italiani di ogni età, a partire dalle scuole alle famiglie. Abbiamo migliaia di company town in tutta Italia perché è un fenomeno urbanistico che si è sviluppato tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. Crespi d'Adda che cos'ha però di straordinario? Il fatto che quando negli anni 90 gli incaricati dell'UNESCO vennero a visitarlo per stendere un dossier per la sua accettazione e la sua inclusione nella World Heritage List, riscontrarono il fatto che in quel tempo Crespi d'Adda si era conservato pressoché intatto nelle sue strutture, grazie un po' all'isolamento territoriale. Dall'altro lato, negli anni 90, l'altra cosa straordinaria era che il villaggio era ancora una company town, perché questo fenomeno che era andato esaurendosi negli anni era rimasto attivo a Crespi, perché a Crespi, nonostante la divisione che era stata fatta negli anni 70 tra le proprietà degli industriali e le proprietà residenziali, ancora moltissimi cittadini vivevano a Crespi e lavoravano nella fabbrica di Crespi, per cui la company town come fenomeno socio-urbanistico era ancora attiva. Per molti anni Crespi d'Adda è sembrato non avesse un futuro, perché negli anni 80 e negli anni 90 il declino manifatturiero e industriale delle aziende tessili italiane, che era un fenomeno a carattere nazionale, aveva un pochettino tolto ogni speranza a questo luogo di poter avere un futuro. L'unico elemento che ha riportato una sorta di attenzione e di attrattività al luogo è stata la riscoperta dei suoi valori culturali, ossia delle vicende storiche e industriali che questo luogo ha come carattere del proprio DNA e della propria sua stessa essenza. E in questo senso riscoprire le memorie di chi ha vissuto quell'esperienza industriale, raccogliendone le testimonianze video e orali negli anni 90, il recupero degli archivi storici, il recupero della memoria e la sua narrazione a titolo di caratura del senso del lavoro, della laboriosità bergamasca, lo ha fatto diventare un luogo attrattivo per raccontare un periodo storico che è molto vicino a noi, che è il genitore dei nostri tempi attuali, perché noi siamo figli della rivoluzione industriale più che della preistoria o del medioevo. In questo senso oggi Crespi d'Adda, grazie a un lavoro che è durato 30 anni, è diventato un esempio di come i luoghi minori italiani possono ritornare ad essere attrattivi e diventare un fenomeno economico. Questo perché? Perché utilizzando la professionalizzazione degli operatori è possibile creare un'economia culturale che sia sostenibile, che sia responsabile e che possa trasmettere e generare un'economia che si diffonde sul territorio. Io credo che l'abbinamento a Texturt e a una rete europea di luoghi che stanno affrontando una rigenerazione culturale e turistica sia fondamentale, sia per confrontarsi a livello fattuale con idee, progetti, problematiche, soluzioni, dall'altro lato anche per cercare di sviluppare un processo e delle procedure di gestione del monitoraggio del flusso turistico. Noi non abbiamo la problematica al momento che può vivere una
città come Venezia, quindi quella del sovraffollamento o quella della gentrificazione, però è ovvio che dobbiamo pensare che nella costruzione di questo progetto culturale si possa tenere conto anche del fatto che quali possono essere i problemi di qui a 5 o a 10 anni. Ci siamo ripromessi che l'attività che deve essere svolta all'interno di Crespi coinvolga anche i giovani del nostro territorio, del nostro paese. Crespi fa parte del comune di Capriate San Gervasio, di cui appunto l'amministrazione comunale rappresenta l'ente gestore del sito UNESCO, e secondo noi è importante che a livello di consapevolezza tutta la cittadinanza del nostro comune abbia la percezione di cosa vuol dire vivere all'interno o in prossimità di un sito UNESCO. Per questo abbiamo avviato un processo partecipativo e di formazione all'interno delle scuole medie di Capriate, in modo tale da iniziare un percorso che dovrà avere una continuità perlomeno decennale o ventennale, ma per creare i futuri cittadini della nostra città o della nostra comunità, che possano essere estremamente consapevoli e a conoscenza di che cosa vuol dire essere patrimonio dell'umanità. Non è soltanto un'etichetta che ci rende più belli o ci rende più famosi o ci rende più importanti, è un dovere, è una responsabilità, è un impegno che ci chiama a raccolta per fare in modo che i valori che stanno alla base del valore culturale UNESCO possano essere divulgati. È ovvio che non tutta la comunità partecipi al progetto culturale, è ovvio che però tutta la comunità si debba sentire rispettata in questo progetto, in questo senso, ed è per questo che noi cerchiamo di fare in modo che i dividendi, cioè quindi tutto il maggior ricavo che noi otteniamo dalle attività di sviluppo culturale e turistico, rientri attraverso servizi alla comunità. Per esempio ci occupiamo della cura del verde, ci occupiamo di sostenere progettualità o progetti che vengono creati o sono realizzati su iniziativa dei cittadini, per cui cerchiamo di entrare in contatto con tutti e sostenere ogni progetto locale che abbia un senso. Questo perché? Perché il progetto che nasce naturalmente inclusivo deve avere anche delle efficacie pratiche, in modo tale da creare questo. E quindi io credo che in tutto questo senso la comunità è chiamata a raccolta. Ovviamente non si può obbligare le persone a partecipare a un progetto, però tutti ne devono averne un beneficio. Turismo responsabile significa turismo consapevole. La consapevolezza per noi è garantita dal fatto che i gruppi che accompagniamo con le nostre guide professioniste e che fanno attività laboratoriali con i nostri divulgatori locali possano garantire una maggiore attenzione al rispetto di quello che è il museo all'aperto di Crespi d'Adda, che non è altro che un paese in cui si svolge una ordinaria quotidianità, come in ogni città italiana.